Oggi ragazzi vi porto sul canale una pellicola wrapper di tipo spray. Vedremo in breve come viene utilizzata, come si applica e il risultato finale. Zombie Apocalypse. Eccoci qui ragazzi, vi mostro brevemente come si applica la pellicola wrapper. Il wrapper è una vernice removibile, protettiva e allo stesso tempo anche molto resistente e impermeabile. Si applica come se fosse una semplice vernice in spray, vanno fatte più mani. Adesso vi mostrerò brevemente come viene applicata per, in questo caso, wrappare due carene di una moto, più precisamente di una Aprilia Tuono V4. Eccoci qui ragazzi, procediamo con il primo passaggio. Il primo passaggio consiste nel dare una semplice spruzzata. Non deve essere coprente, deve essere solamente una base per poi poter effettuare le successive passate. Non preoccupatevi se lascia questo effetto puntinato o lonato, perché come vi ho detto deve solamente fare da base per applicare le successive coperture. Ecco, questo è già quello che è sufficiente. Adesso la lasciamo asciugare. Nel frattempo faccio l'altra parte di carena, la faccio nel retro per comodità. Il retro non mi interessa che sia fatto in maniera perfetta, lo faccio solamente per evitare che poi, una volta montata la carena, il bordo giallo si veda comunque. Ragazzi, una volta applicata la prima passata bisogna lasciarla asciugare, ci impiega circa 10-15 minuti. Ci vediamo tra poco per il secondo passaggio. Come vedete ragazzi, man mano che si asciuga tende a diventare un po' più brillante e allo stesso tempo si vede l'effetto metallizzato. Vi ricordo, prima di passare la seconda mano non dovete lasciare che si asciughi perfettamente, quando deve rimanere leggermente umida ancora la pellicola, in modo tale che ogni strato aderisca perfettamente su quello successivo. Lascio asciugare ancora un 5 minuti e poi procedo con la seconda passata. Allora, questo lato della carena si è già abbastanza asciugato, quindi procedo alla seconda mano. Vi ricordo sempre di passarla a circa 15-20 cm di distanza e dare sempre dei piccoli colpetti per evitare che si formino delle colature della vernice spray, perché comunque si comporta come se fosse una vernice normale. Ok, lasciamo che si asciughi, diamo una seconda mano anche questa. Fare sempre delle passate regolari, mi raccomando. Ok, anche la seconda mano l'abbiamo data. Eccoci ragazzi, la parte interna si sta per asciugare. Direi che per quanto riguarda la parte interna della carena potrei anche lasciarla solo con due mani, in quanto non mi interessa che sia totalmente coperta la superficie, in quanto non si vedrà. Evito quindi di sprecare la bomboletta, visto che potrebbe servirmi per altre parti di carena. Per quanto riguarda invece l'altro fianchetto, sta iniziando ad asciugarsi, adesso gli do la terza mano. Ok, terza mano data, la lasciamo asciugare.
direi a questo punto di girare questo lato di carena. L'avevo già fatto, l'avevo già lasciato asciugare con una sola mano e adesso gli passo la seconda mano. Come vedete le seconde mani le do un pochettino più corpose, perché come vi ho detto, oltre ad essere una pellicola coprente è anche una pellicola protettiva, quindi maggiore sarà lo strato che noi passiamo e più protetta sarà la nostra carena. Lasciamo asciugare per altri 15 minuti. Ecco ragazzi, si è asciugata, adesso vado a dargli l'ultima passata, l'ultima mano, quella definitiva. Dopodiché monterò le carene e gli darò un tocco personale, in quanto andrò a creare degli adesivi personalizzati in vinile da applicare. Poi una volta finita vi mostrerò tutto. Come vedete, una volta asciugata, l'effetto è nero metallizzato opaco, molto bello. Non so se riesco a farvi vedere su controluce, se si vede comunque l'effetto metallizzato. Sì, un pochettino si riesce a vedere. È molto bello, molto particolare come finitura. Vado a dare l'ultima mano ragazzi. Quest'ultima mano cercherò di dargliela piuttosto spessa, in quanto voglio che ci sia una finitura molto protettiva su questa carena. Ok ragazzi, finito. Ci vediamo dopo per l'asciugatura e vi farò vedere una volta montate come applicherò gli adesivi e quindi come verrà ultimato il lavoro. A dopo. Eccoci ragazzi, adesso invece vi mostrerò brevemente come andrò a creare degli adesivi da applicare sulle carene che ho precedentemente verniciato con la pellicola wrapper. Iniziamo a intagliarli nel vinile. Questo è un vinile adesivo, durata 5 anni garantita sotto le intemperie. Si tratta di una scritta tuono V4, la scritta tuono verrà fatta di colore vinile giallo, mentre la parte V4, la sigla V4 verrà fatta di colore rosso. Procediamo. E procediamo col taglio. Come vedete è un piccolo plotter a intaglio, quindi andrà a creare degli intagli della scritta sul vinile e poi procederò spellicolando e applicando successivamente un application tape, che è una sorta di scotch di carta che serve poi per far aderire l'adesivo sulla carena e successivamente rimuoverlo. Non è sicuramente un plotter professionale, è un plotter da utilizzare in casa per hobbistica, molto semplice, ma che tutto sommato ti consente di fare degli ottimi adesivi in vinile. Calcolate che questo è piuttosto vecchiotto, ce l'ho da circa 10 anni quasi, no 10 anni no, ma 7-8 anni tutti, quindi inizia a essere anche un po' rumoroso nonostante la manutenzione. Ok, taglio completato. Andiamo a rimuovere e adesso procediamo a spellicolare.
adesso andiamo a spellicolare. Ecco fatto. Gli adesivi sono stati intagliati. Adesso vado ad applicargli quella specie di scotch di carta che si chiama application tape, che servirà poi per poter applicare e stendere l'adesivo sulla carena. Questo, ragazzi, è l'application tape che utilizzo io. Esistono diversi tipi di application tape, questo è quello di carta, ma esiste anche quello plastificato trasparente. Diciamo che questo è un po' meno costoso rispetto all'altro, tanto per utilizzo, come vi ho detto, hobbistico è più che sufficiente. Ok. Devo praticamente far aderire il mio adesivo in vinile sull'application tape. Ok, vado a ritagliare quello che mi interessa. E questo è una parte della scritta. Non mi interessa tagliare in maniera precisa perché in realtà poi sulla carena rimarrà solamente la parte in vinile, tutto il resto si staccherà. Anzi, un pochettino di application tape intorno conviene lasciarlo proprio perché verrà utile poi per staccarlo dalla carena. Ok, gli adesivi sono pronti e adesso andiamo ad applicarli sulla carena. Ecco qua, ragazzi, le carene sono quasi completamente asciutte, attendo ancora una decina di minuti, dopodiché procederò a montarle sulla moto ed infine applicheremo gli adesivi e poi vedremo comunque il risultato finale. Per tutti quelli che dicono che le pellicole wrapper spray fanno schifo, comunque non si riescono a stendere, fanno bolle, come potete vedere la superficie è assolutamente liscia, perfetta, bella coperta, non si nota nulla. Eccoci qui, ragazzi, il primo fianchetto della moto è stato montato, come vedete l'effetto è molto bello, non so se si riesce a vedere l'effetto perlato, non c'è sole, quindi comunque un effetto, scusate, non perlato, un effetto metallizzato, come se fosse puntinata la verniciatura. La mia carena non era perfettamente liscia, quindi comunque qualche piccola imperfezione sotto c'è. Non ho voluto grattare la vernice originale anche se era rovinata, perché nel caso volessi lasciarla gialla come era in precedenza potrei tornare allo stato originale semplicemente rimuovendo la pellicola. Adesso andiamo ad applicare gli adesivi e poi ve la mostro una volta finita. E voilà,
Procedo ad applicare l'adesivo. Spellicolo l'adesivo che ho creato col plotter. Faccio aderire bene il vinile sotto. E poi spellicolo togliendo l'application tape. Voilà. Adesso metto la scritta V4. Ed ecco qua l'effetto finale con l'adesivo applicato. Poi magari applicherò una grafica anche in basso, devo studiarla un attimino. Adesso procedo con l'altra fianchetta. Eccoci qui ragazzi, lavoro ultimato e adesso vi mostro come sono venute le carene con l'applicazione successiva poi della Sita Tuono V4 in vinile. Questo è tutto, spero che il video vi sia piaciuto. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video e di mettere un mi piace. Anzi, fate che condividere il più possibile il mio video in modo che tutti possano vedere come utilizzare questa pellicola spray wrapper, che come vedete comunque garantisce un buon risultato facendo il tutto a casa senza particolari attrezzature, semplicemente la bomboletta, un paio di guanti e vabbè, nel mio caso ho usato un plotter per fare degli adesivi in vinile, ma che si possono comunque acquistare su Amazon o eBay tranquillamente. Questa che vedete è la mia Tuono. Chi mi segue sa che possiedo due moto, un Multistrada 1260S che utilizzo su strada e questa Tuono V4000 AR APRC che usavo inizialmente in pista, ma da quest'anno ho deciso di rimetterla a stradale per poterla utilizzare su strada e fare qualche chilometro anche con questo fantastico V4. Per oggi è tutto ragazzi, vi auguro una buona giornata e un buon weekend. Ciao a tutti da Motodrone che passione. Ciao! Zombie apocalypse.